Con 1500 espositori provenienti da 60 paesi e 1200 veicoli da testare, Eurobike torna a Francoforte e si conferma punto di riferimento mondiale per l'innovazione nel mondo della bici e della mobilità urbana. Allora, abbiamo qua Stefano, che è un concittadino del Pier. Quasi un concittadino. Torino. E pac, guardate cosa c'è qua, spiegaci tutto Stefano. Allora, dischi freno, cassetta dei rapporti e cuscinetti, tutto integrato nel telaio. Ruota davanti e dietro uguali, interscambiabili e libere da ogni componente meccanico, facilissime da inserire per un cambio ruote rapido e sicurissimo. Perno passante e si serra tutto. Mamma mia, Intercambiabili davanti e dietro. Questa, volendo, può essere posizionata anche all'anteriore. Che comodità è! Ma vi rendete conto, in corsa cambiare una ruota? Perno passante Per i professionisti? anche all'anteriore. Ma tu cambi la ruota in 2 secondi. Questo è pensato per il mondo race, per la velocità, ma anche per il mondo amatoriale e cicloturistico, per chi è un po' meno avvezzo alla meccanica, può smontarsi la bicicletta per caricarla in macchina, per viaggiare, per fare quello che deve, senza toccare nessun componente meccanico e andare ad inficiare le regolazioni del disco freno e soprattutto del cambio. Ma chi l'ha pensata questa? Tu? L'abbiamo pensata noi. No! Ma tu sei un genio. No. Fatelo dire. Bravo, eccellenza. Grazie anche a un team di lavoro importante. Grande, bravo Stefano, bravo. Grazie mille. Questa è una super idea. E ci avevo visto bene, perché il reel pubblicato su Instagram dopo solo 2 giorni ha raggiunto 1.300.000 visualizzazioni. Stiamo tornando da Stefano il torinese. Ieri abbiamo fatto un reel che è andato virale e adesso torniamo lì a chiedere se ha già ordinato il Lamborghini. Allora? Hai già ordinato il Lamborghini? Quasi. Col vostro video siamo esplosi. Porca boia! Madonna, un sacco di... Lo sapevo che l'idea era buona. Infatti c'è il social media manager che mi fa: oh, ma io non ho mai visto una cosa del genere. Con quel video siamo esplosi, e meno male. Sono contento per te. Ciao, Grazie bello. mille. È in corso una vera e propria corsa tra i brand per adottare il motore DJI Evinox, motore che era stato presentato esattamente un anno fa a Eurobike 2024 e sembra veramente essere un motore molto apprezzato da parecchi brand. E qua troviamo il sistema Q-Auto di Shimano, probabilmente una delle innovazioni più prestigiose dell'intero evento a Eurobike. In cosa consiste questo sistema? Non ha batterie, ma è un sistema wireless alimentato da una dinamo che si trova qua dove c'è il mozzo della bicicletta. Quindi il cambio elettronico wireless non utilizza alcuna batteria, non c'è alcun filo collegato a nessuna batteria, il tutto viene alimentato da una dinamo, manettino senza fili, wireless, trasmissione quindi elettronica alimentata da una dinamo. Il sistema ha, tanto per cambiare, un'intelligenza artificiale che autoapprende il vostro impegno sul pedale e vi fornisce sempre il giusto rapporto di pedalata. Chiaramente è un sistema che può essere disabilitato se volete pedalare con il vostro cervello senza l'impegno dell'intelligenza artificiale. Però la genialata qua è che non c'è nessuna batteria e che invece la dinamo alimenta finalmente un circuito elettronico. Allora, qua ci sono nuovi formati quest'anno, Questa è la seconda che vedo. Vieni qua, inquadra la misura. Cosa c'è vicino al 2.4? 32 pollici, ragazzi. E questo è un nuovo formato, chi vivrà vedrà. Comunque è un po' ridicola la cosa, 26, 27,5, 29, adesso 32. E ho visto addirittura un 36 in giro. Qua stiamo dando i numeri? Fatemelo sapere nei commenti.
Allora, qua abbiamo le biciclette per i giganti, quindi non per quelli come me. 32 pollici, can I try? Loro lì dietro saranno 2 metri ciascuno. Ce la fai? Boh, è la tua taglia, direi, era proprio la tua taglia questa, guarda che roba. 32 and 36. Allora 32 pollici questa, arriva qua, e poi abbiamo la 36 pollici che mi arriva qua. E questa chiaramente è la star dell'intero evento di Eurobike 2025. L'introduzione della nuova trasmissione completamente wireless Shimano XTR. Successivamente, dopo qualche giorno, è stato introdotto anche l'Ior XT, e tutti i presi di questa trasmissione ve li ho raccontati in alcuni video precedenti, tra cui l'evento in Spagna, dove mi hanno fatto fare un paiolo tanto per provare non solo la trasmissione, ma anche quanto buoni sono questi freni a 4 pistoncini, che li usa anche Jackson Goldstone, la nuova star della DH mondiale. Goldstone utilizza gli XTR a 4 pistoncini perché frenano veramente un gran bene. Allora, questo è il nuovo prodotto lanciato da Garmin pochi giorni fa, Edge MTB, è dedicato sostanzialmente per chi pratica downhill. La particolarità è che il software ingloba una funzionalità molto simile al Climb Pro, ma questa volta per il downhill. Quindi quando approcciate una discesa vi dice quanto è lunga la discesa, la pendenza della discesa e addirittura il numero di drop che troverete sul percorso. Quindi potrete prepararvi mentalmente se volete affrontare i pericoli oppure cambiare strada e tornare indietro. Sta andando su. Vai che sale. Sale, ma devo cambiare qua con lo Z-Tab. Hai visto il Quadralab speciale? E questo scende, guarda come si muove. Questo è il Garmin Alpine, il nuovo prodotto del 2025, che in base al percorso simula le pendenze. Adesso sono in discesa, questo va giù, infatti sto andando giù, e poi fa su e giù. 24 marce, quindi tutto. 4? Vai, scatta. Anche la sensazione in piedi è realistica. Siamo allo stand di Turelli, brand austriaco, per questo prototipo di pedali. Sulle bici da strada per il momento arriveranno anche per mountain bike. Molto semplice, questo c'è giusto un cilindretto che gira qui, le tacchette si infila dentro così, non ci sono parti in movimento e tac, si stacca. Peso 58 grammi, internamente si può aggiustare il Q-Factor muovendo delle rondelle. Peso complessivo a tacchetta e pedale 220 grammi. Si può anche aggiustare l'inclinazione della tacchetta con 2 semplici viti. Qua abbiamo invece un cavalletto per la manutenzione delle bici, il Feedback Sport Pro Airlift. Qual è la particolarità? A heavy bike using okay. only air pressure. Okay. You have to pump so it goes up. Precisely. Yeah, it's super easy. It only takes, you saw 10, maybe 12 pushes, and then to release the bike and make it go down, we have a foot button. Wow. Yeah, very practical. I would say technology. Come ogni anno torniamo da Classified, cambio integrato nel mozzo posteriore. Quest'anno la novità del 2025 è l'integrazione col sistema di Shimano Di2, quindi manettini classici Di2, in questo caso abbiamo una bici da gravel col cambio GRX. Il manettino del cambio posteriore funziona come lo Shimano normale, quindi la catena va su e giù che io cambio, la catena ovviamente si comporta come il deragliatore normale di Shimano, mentre invece col manettino sinistro, quindi quello che in teoria comanderebbe il deragliatore anteriore, qui non c'è il deragliatore anteriore, un monocorona, cambio. Ecco, in questo caso sono salito, quindi diventa più duro, scendo come se mettessi la corona più piccola del deragliatore. Quindi invece di avere un comando dedicato come gli anni precedenti, possiamo usare i comandi di Di2.
Allora, questa valvola è stata presentata l'anno scorso e ha vinto un award, la Schwalbe Click Valve, perché è semplicissima da usare, non è come la Presta che si storta tutta. Qua metti dentro la pompa, pompi e pompa, che è una meraviglia. Questa valvola è stata portata sulle nuove Aerotan, che ora sono state ottimizzate in quanto la valvola non è più in plastica ma è in alluminio. E qual è il vantaggio? Avevo notato che con le pompette elettriche adesso che si vendono, se si ha una valvola in plastica, la pompa elettrica surriscaldandosi tende a farla sciogliere, ed è per questo che le Aerotan Now sono equipaggiate con valvole in alluminio. Siamo da Syntyc e troviamo qualcosa di speciale. Abbiamo una trasmissione wireless a 14 velocità. Quindi troviamo una cassetta che pesa 305 grammi, la cassetta 1045, 14 velocità, cambio wireless, corona da 50 denti. Chiaramente stiamo parlando di bici da corsa. So this is the battery and you mount in the rail here. It's a bolt type, so it's a neutral type. Yeah. Wow, super fast. 14 velocità. Avete presente la settimana enigmistica quando ci sono le due vignette simili e devi trovare le differenze l'una dall'altra? Bici analoghe, ma qua manca un particolare molto molto importante. Qual è? 3, 2, 1. Manca il tubo verticale. Non c'è, ma c'è questo parafango che sostiene la forcella al telaio. Vedete, manca questo pezzo. Allora, siamo qua e mi ha colpito questo nuovo concetto di bici, molto interessante. La bici si chiama Titanium Zero e-Bike ed è equipaggiata con un motore Utopia Quark DM da 65 Nm, piccolissimo. Il motore è questo ed è un e-bike. E voi vi chiedete, ma dov'è la batteria? Perché è nuda. La batteria è qui, è di 400 Wh, quindi è una batteria piuttosto consistente. Quella persona che si ferma con i capelli corti non è un cucù qualunque, ma bensì il Senior Director di Specialized Turbo Levo Project, anche lui colpito dalla soluzione. Con un range che vi permette di fare distanze anche considerevoli, la bicicletta sembra essere leggerissima, c'è un display qui al tubo. How do you change the power of the motor? Is on the display here. So you push here to change the level? And to the assistant is by a torque sensor integrated. Quindi c'è un sensore che basa la potenza di pedalata, c'è un sensore interno e poi per abbassare e aumentare la potenza è tramite questo bottone. È interessante. You're Max, right? Yes. Hey, nice to meet you. You're a legend. Yeah? No. This is your baby, right? Yes. I saw you in Val di Sole waiting for your riders coming down. Yes, for sure. With a finger crossed. Hey, you're amazing. You are doing a great job with your brand. Thank you very much. Ciao Max. Bye. Siamo da Puki per i ragazzi che si apprestano ad avere bimbi o bimbe. Questa ha vinto l'award per bambini da 2 ai 6 anni. Perché ha vinto l'award? Allora, voi vi comprate il telaio più questo set di ruote a 150 euro circa, ma crescendo il bambino potrebbe aver bisogno della bici più grande. Quindi cosa hanno inventato? Potreste cambiare il mozzo in modo da farlo diventare più alto ed ospitare ruote più grandi, e anche l'attacco manubrio può diventare più lungo perché il bambino o la bambina crescendo ha bisogno di nuove geometrie, e quindi loro hanno inventato questo sistema. Comprate questa 149 più le ruote grandi 200 euro e il bambino da 2 a 6 anni ha un mezzo tutto suo per divertirsi. Stefano! Chi si muove più? Io quelle scarpe lì le conosco, quei piedi lì li conosco. Ma chi è che Insomma, rompe? secondo me qui qualcuno è già stanco prima di iniziare. Andiamo un po'. Ma lasciatemi in pace. Oh, Lasciatemi sveglia? solo. Che fai? Oh, Madonna che comodità! Questa tenda Yakima funziona. È Bella, morbida! comoda. È morbida! E che si muove più da qui! Arrivo, non rompere i coglioni! Guarda la scaletta come è anche bella comoda per scendere. Guarda. Ecco.
Che agilità da giaguaro che c'ho, eh? E poi cammina e ti appaiono sotto gli occhi questi mostri qua. Questo è veramente un mostro da DH. Notate la trasmissione Pinion con trasmissione a cinghia, sospensione forcelle Manitou bestiali. Non avete idea di che voglia ho di provare un mezzo del genere, non ho mai provato un mezzo del genere in vita mia. Allora siamo da Noll col modello Go e lui è Magnus Da Vinci, l'ho nominato io perché è un puro genio, è lui progettista di questa innovazione. Allora, questa è la bicicletta Go, cosa notate? Innanzitutto non ha raggi, non ha forcelle, non ha raggi né all'anteriore né al posteriore. È una e-bike con trasmissione a 2 rapporti. Abbiamo dei LED integrati ai cerchi che, schiacciando questo bottone, indicano la direzione se girate a sinistra o a destra. La batteria è da 330 watt. I motori sono integrati ai cerchi. Sono tantissimi, dicono, non è solo uno o due. E vengono azionati in base alla pendenza della strada. Comunque è un concetto talmente nuovo e innovativo che sono rimasto sbalordito. L'ultima chicca è che le ruote sono airless, cioè senza aria. I freni sono integrati insieme al motore, sono freni Magura. Ok, i freni rigenerano chiaramente la batteria, ci mancava solo questa ultima chicca. Che dire, complimenti. Thank you very much. Thank you. Oh, guarda questa idea, guarda a me gli occhi. Gini Technical Data, una bicicletta completamente in plastica. Voi direte, ma come la plastica? Bisogna abolirla la plastica. Ma è tutto riciclata e viene prodotta dalle reti dismesse, che non possono essere più utilizzate perché troppo rotte. Fanno su un bel rebelot e producono tutta questa componentistica. E questa bici è in prova fuori, si può provare completamente in plastica. Leggerissima tra l'altro. Com'è? È una bicicletta, dai. È una bici. Diceva che servono 5 kg di rete per fare questa. Una bici? Sì, una bici. 5 kg? Il telaio 5 kg di rete da pesca usata. I freni funzionano, i pedali pedalano, le ruote ruotano. Manubria. Manubria. Ma dai, la sella cosa fa? La sella sellala. Il primo plug and play device, non c'è bisogno di nessuna installazione. Questo è il remote control. E questo adesso lo attacca alle forcelle, lo chiude, il gioco è fatto. And then I'm going to activate the motor through the Attiva Bluetooth. il motore attraverso Bluetooth. Wow! E poi frena e si disattiva. Ci sono dei sensori interni che capiscono la velocità e bloccano il motore nel caso di frenata. Quando è finito, incredibile. Is there a way to try it? Yeah. Vado. È vero. Schiaccio e va, funziona. Decisamente funziona. Schiaccio e va. Incredibile. What's the cost? Quanto costa? 450 euros. 450 euro, però avete una bicicletta elettrica. Siamo da questo nuovo marchio che escono come funghi, questo si chiama Crussis. Voi direte, vabbè, biciclette normali, e invece questo monta un DJI, solito motore che sta spopolando, 105 Nm di coppia, ma quello che mi ha colpito è il prezzo. Passiamo su 4.490. Non sono cifre basse, ma non sono neanche cifre folli da 10-12.000 euro, giusto? Perché il modello con batteria da 600 watt costa 4.500, quello da 800 Wh 4.790. Notiamo all'anteriore una forcella Fox, così come la sospensione centrale. Le ruote sono Maxxis da 29 pollici sia all'anteriore che posteriore con sezione del 2.5, entrambe le ruote. Che dire, il look non è neanche tanto male. Crussis, hai detto che è un marchio della Repubblica Ceca. E poi c'è questo bellissimo casco urban che si chiama Hype E, e la particolarità è che attaccando questi bottoni al manubrio della bicicletta
potete, oltre che avere una massima visibilità sia posteriore che anteriore, potete anche mettere le frecce e c'è un segnale acustico anche. Si sente clic 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 a sinistra e adesso giro a destra. No, anzi, prima era a destra, adesso a sinistra. Ma non solo, se vedete che c'è un incidente, guardate qua, le 4 frecce! Ciao Pier, voglio di un'aranciata, per favore. Aranciate. Ce la facciamo? Quante siamo? Very good, dai, stai qua a sudare. E adesso mi bevo il tuo sudore. Wow, Pier. No, it's me. No, anche per... Also for me. Si sente il mio sudore? Wow, dolcissime. Ancora una volta gli olandesi, perché gli olandesi pensano tanto, la Tyler si è inventato questo dispositivo, caricare le batterie alle e-bike tramite questa soletta che sprigiona energia attraverso questo sistema a cui ci sono dei fili che congiungono diverse derivazioni in base al tipo di batteria che deve essere caricata. Quindi hanno diversi connettori in base al brand della bicicletta. Ricarica la batteria a induzione tramite questa soletta. Ci vuole poco, no? Siamo qui con Daniele di Vitamina C che ci va a presentare le novità di Pirelli. Questa è una gomma da cross country. La grossa novità di questo prodotto è che è la prima gomma da mountain bike che viene realizzata nella fabbrica di Milano Bollate di proprietà di Pirelli. Come tutti gli pneumatici che escono da questa fabbrica, questo è lo standard che oramai Pirelli ha imposto, la gomma è certificata FSC. Questo vuol dire che un ente terzo certifica che le foreste sono preservate nella produzione del caucciù e che anche le comunità locali che vivono e lavorano intorno a queste aree traggono beneficio dalla lavorazione del prodotto. RC, quindi parliamo di una gomma racing che però è utilizzabile anche per attività non corsaiole. La mescola è del tutto nuova, la accomuna al modello che vedremo dopo, quindi lo Scorpion M. È stato ridisegnato il pattern, il profilo che è di derivazione motocross e quindi è una gomma che guadagna sia in peso che anche in resistenza al rotolamento, quindi una scorrevolezza maggiore del suo predecessore. Esiste in 2 versioni con 2 differenti carcasse, in Pro Wall oppure in Light. Qui abbiamo il secondo pneumatico da mountain bike che è stato appena annunciato, lo Scorpion XC-M. M si riferisce al terreno, quindi Mixed Terrain, è una gomma all-rounder. Questo è uno dei best seller di Pirelli che è appena stato aggiornato, in questo caso nuova mescola come per il prodotto precedente, la mescola è identica, è mantenuto il pattern che funzionava molto bene e sono stati riorientati i tasselli laterali vicino alla spalla per una migliore tenuta sia in curva che un maggior grip in accelerazione. Ma cosa vediamo qua? La scarpetta bianca, questa è veramente comoda ragazzi. Questo è il modello da DH, la suola è rigida, è rigidissima, quando schiacciate la potenza viene trasmessa tutta sul pedale, è tutta un'altra cosa. Belle queste scarpette, questa qua è spettacolare, addirittura in Gore-Tex, qua se piove non ti bagni il piedino, guarda qua, che protezione, la Torbal. Stiloso che sei, questo è in mezzo che ti si addici, guarda, piano, qua ti ribalti, stanno superando tutti, Piero. La impenno, provo a impennarla. Dai, spingi sui pedali. Ma io c'ho solo una mano, qua. È cambiato, guarda come ti supero appena cambia. Appena cambia si sente, Achtung. Avanti il prossimo. Camel race. Come on. Let's go. Vai, amico. Spingi sui pedali, Adesso che scalo giù i 7 rapporti. Cavalli qua, abbiamo 2 motori, Cribio, sembra che ne abbiamo mezzo. Let's go. Mica se gira. Ma non c'è nessuno che governa il traffico qua. Qua c'è lo scontro diretto, Qua come è partita mi si è aperta la vena. Mi si è aperta la vena adesso, Guarda, arrivo alla curva alla massima potenza, Sono a 25 km/h. Ostia, sono andato largo. Guarda che distacco non mi ha dato. Controbilancia. Ma speriamo veramente. Non riesco a farlo, maledetto lui. Guardalo. Adesso ti faccio vedere. Adesso prendi sotto questi 2 qua. Mi vede?
vi faccio vedere gli specchietti, attacco interno. Figli dove stanno? Ed è primo! È lì che mi punta! Non ce la farò mai! Ah, che sudata, Dio buono! Occhio che... No! No! Oh, sei infilato, guarda che c'è... ma c'è una gara, non ce l'ho fatta! Vabbè, ha vinto lui!